Quarto giorno in officina, inizia l'esaurimento fase. Oggi è giovedì, domani è venerdì, ultimo giorno disponibile che hanno per chiamarci. Non so se anch'io, se sul tardi di oggi pomeriggio provare a chiamarli per sapere se hanno la notizia per domani che me lo consegnano, perché da dove siamo bisognerebbe partire alle 4 del mattino per non beccare il traffico di mezzo. O comunque alla peggio, se me lo danno domani pomeriggio, l'officina comunque me lo monterebbe sabato mattina e sarebbe tutto a pennello uguale. Per oggi è quella giornata d'ansia che sei... Allora, lunedì pomeriggio gli ho lasciato il cambio, martedì gli ho lasciato il giorno di tregua per esaminare la situazione, mercoledì ieri li ho chiamati, mi hanno mandato... mi ha chiamato e mi ha detto sì, c'ho qua in carico la tua situazione. Ti mando le mail per confermarmi l'ordine del lavoro da fare. Ho detto, ascolta, non mi interessa le mail, devi farlo. Cioè, io sono in officina col camper senza il cambio, che il danno sia 100, che il danno sia 1000, va cambiato, va messo a posto. Mandami le mail, te la confermo, ma ti confermo già verbalmente che puoi già dirgli all'omino lì sotto di andare avanti. Nel mentre che eravamo al telefono mi ha mandato le mail e gli ho confermato in diretta le mail dicendogli che siamo in officina, c'è 40 gradi, se per piacere non ci fanno fare il fine settimana qua sarebbe tanto di meglio. Oggi è giovedì e sono in mano al Signore. Tartasso e rompo i maroni, però potresti diventare il rompimaroni della situazione, quindi magari lo fanno apposta ad aspettare a fartelo. Sto zitto, però potrebbero dormirci sopra e quindi mi fanno aspettare. Ora vado a finire il lavoretto del camper dei signori di Roberto, vi faccio 2 siliconature e vi faccio vedere tutto quello che è stato fatto. Ecco, mi ricordavo, devo portarmi la stampante per fare le etichettine. Che balla! Andiamo, caffettino preso, colazione fatta, non bisogna dormirci sopra. Lavoro terminato, questa mattina erano solo da fare 2 siliconature, cambiare un fusibile che l'ha cambiato il padrone che è arrivato con Amazon in tempo. Ora vi faccio vedere la resa totale del tutto che ancora non ve l'avevo fatto vedere. Allora, queste sono le siliconature che sono state rifatte perché erano un po' bruttine, sia di qua che dall'altra parte. E ora vi faccio vedere la resa totale di tutto l'impianto. Allora, qui abbiamo tutti i nostri apparati, i pannelli solari, questi qua erano quelli diciamo vecchi, questo è quello qua aggiunto, questo è il DC-DC e lo shunt che era già esistente. In questo momento solo dai pannelli solari stanno entrando 34 ampere,6. Ora noi, andando a mettere in moto, si accendono i 2 DC-DC, uno che era già esistente, che abbiamo bypassato solare e l'abbiamo lasciato solo come DC-DC, più in aggiunta del Victron, dandogli appena appena un po' di gas quando si sveglia il DC-DC. Siamo già a 83, 84, 111. 111-113 ampere di ricarica tra solare e alternatore. Se attacchiamo anche la 220 in questo momento, aumentiamo di 38 ampere, andiamo quasi a 150 ampere di ricarica. Direi che è ottimo. Che ne dite? Vi è piaciuto questo lavoro? Ora vi faccio vedere il tutto là sotto. Spegniamo il motore, che sennò inquiniamo. Qua è dove abbiamo messo il tutto. Stamattina ho messo anche le etichettine per riconoscere ogni fusibile cosa fa e cosa non fa. Ci sono tutti i regolatori, tutto quello che ci deve essere. Il resto dell'installazione già l'avevamo visto assieme, rifacciamo un refresh totale. Qua c'è la batteria, il bus bar, l'inverter, lì c'è il caricatore della 220 che ricarica solo la batteria motore e qua sotto abbiamo i 2 fusibili dei pannelli solari, anche loro identificati, uno gestisce il 415 watt e uno gli altri 2 da 150 watt l'uno. Il comando dell'antenna che è stato spostato. Soddisfatti o rimborsati? Ora una bella doccia perché sta iniziando di nuovo a far caldo per rinfrescarsi le idee e poi a pappa. Tornati alla base, Jessica oggi mi ha preparato un risottino, funghi e zafferano, deve essere una bontà. Guardate che spettacolo, eh? Quello è il nuovo acquisto, la gabbietta nuova di Pippo, perché la sua, siccome ormai un po' vecchiotta, c'ha 5 anni, iniziava a fare dei punti di ruggine e non li fa bene ai pappagalli, bisogna sostituirla. Abbiamo deciso di prendere una un po' più piccola, un po' per gli spazi, ma soprattutto perché alla fine lui la usa solo per dormire, quindi è inutile avere quel macadam là dietro che pesa 20 kg e non lo sfrutta, perché tra che sta sempre fuori, ci
ci va solo a dormire e quando è dentro sta sempre nel solito bastone, quindi ho detto proviamo, vediamo come si evolve la situazione. A tornare indietro si fa sempre in tempo, comunque l'ho pagata 35 euro, se vedo che lui non sta bene se ne compra un'altra grande e via, non è un problema. Vediamo come reagisce. Per ora la sta studiando. La deve controllare. Ci vorrà anche magari una settimana prima che facciamo il cambio, non è immediato. Ora ho della pappa. Com'è? Buonissimo. È buonissimo. Voleva porsi una noce di burro, che però non ce l'ho. Però no, magari No. è abbastanza gustoso. Avete visto che lavoretto doc abbiamo fatto anche sto camperino? Era finito un po' in mani sbagliate, però Angelino ha risolto il tutto. Siamo andati a fare la spesa, mi sono dimenticato la Insta, ma direi che non è che vi interessava più di tanto la spesa con noi, ma abbiamo ricevuto una bella notizia. Mi hanno chiamati quelli del cambio senza che li ho chiamati io, che il cambio è pronto. Quindi stanotte alle 4 si parte per essere alle 8 a Bologna. No, si parte già adesso. Andiamo a piedi. Ma alle Così. 4, alle 6, se bisogna essere... Bisogna chiedere a Roberto, bene, sì, 5 e mezza, 6. E così alle 8 loro aprono, alle 8 io sono lì, me lo consegnano e alle 10 se non becco il traffico dovrei essere dal meccanico. Ho già parlato con i ragazzi e in teoria me lo fanno in mattinata, se no comunque nell'arco della giornata di domani lo finiscono. Vamos, ora andiamo a prendere le capsule. Sì, perché sono senza, sennò io poi domani mattina non mi sveglio alle 5. Di certo non ti lo stesso. 40 anni che dormo. Abbiamo trovato il negozio dei caffè, rimane lì sotto, e c'è anche la farmacia che dovevo andare a prendere le pastiglie per il mal di testa, perché di nuovo un po' di giorni che sto rompendo le scatole. Allora, caffè preso, 100 per me e 60 Jessica perché c'aveva solo quelli, non ce n'aveva altri nel negozio. Farmacia presa, anche altri 100 euro li abbiamo spesi. Io ho provato a prendere altri 2 tipi perché il medico della visita dell'emicrania mi aveva marcato 4 pastiglie differenti nuove, 2 le avevo già provate, della quale una delle 2 non mi piace, e ora Jessica mi ha preso le altre 2 che mi ha ricettato, così quando le proverò e vediamo se sono meglio o peggio, più che altro per alternarle al Maxalt e non prendere sempre la stessa medicina. Jessica e Cristian hanno messo il turbo, io sono qualche zoppico, non riesco a capire dove devono correre, che poi sudano. Anche a me mi fa il piede, ma io non mi lamento sempre. Ma piantala! Te cosa hai fatto che ti fa male? Dimmi. Ieri alla pizza. Oh, poverino. Siamo tornati in camper, mi sono dovuto prendere un'altra pastiglia perché oggi l'emicrania mi sta rompendo le scatole. E niente. Adesso già ce ne andiamo. Ora non usciamo perché sono arrivati i signori dalla Svizzera. E mangi. Io non c'ho parole. Bambino di 9 mesi. Dobbiamo andare a lui. Questi calamari e gamberi. Siccome avevano nostalgia di noi, volevano anche un pochettino tenerci Viziarci. compagnia in questa settimana deleteria, sono venuti a ritrovarci, A tenerci un po' sul a tenerci un po' sul morale. morale. Thomas Nadia. e Nadia. Era per vedere se era pronta, se si ricordava lei il nome, non perché non me lo ricordo. Io non ho ancora bevuto. Sarebbe grave. E siamo venuti a cena in un posto che ci hanno consigliato loro, che si chiama Al Muret, a Cermenate. Osteria Pizzeria al Muret. Quindi chi è in zona può venire qua. Loro Si mangia ottimamente. hanno detto che si mangiava ottimamente. Ci ha consigliato il padrone che la roba che non era buona l'hanno venduta ieri, quindi siamo capitati nel giorno buono. Ora decidiamo assieme cosa mangiare. Buon appetito e ci vediamo dopo quei piatti. Ecco, subito brincata in pieno. No, tu fai apposta. No, no, Fai la no. telecamera apposta per farmi vedere mentre io mangio. Sì, perché guardate, Angelo è col piatto vuoto. Che cosa c'è per sapere? Mozzarella. È mozzarella. No, non è mozzarella, è casera, tipico della Valtellina. È buono. In mezzo, È buono. Oh. specialità della Valtellina. Buono.
Spettacolo. Casera. La casera? Ah, Casera. ok. Spettacolo. Questo qua anche i listoni fatti in noce. Adesso arriva il tagliere. Grazie. E ora aspettiamo il tagliere. Sì. Eccolo. E qua. No, mettilo là vicino. Ecco Ok. qua. Era di pastino, le abbiamo- Grazie mille. Buon appetito. Grazie. Grazie. Buonissimo. Buon appetito a tutti. Buon appetito. L'antipasto se n'è andato. Ora è arrivata la cotoletta al Christian con le verdurine sopra che se le mangia bene tutte. Anche a te ti è arrivato. Anche a me mi è arrivata. E anche a Tommy è arrivata. Assieme alle patatine. Assieme alle patatine salite sul bello, cestellino. E ora devono arrivare anche i primi di Jessica e Nadia che hanno preso Fratelli, gamberetti, calamari. calamari. Sì. Vi faremo sapere Vedremo. come saranno. Poi ti lamenti che sei grassa? Ma guarda, guarda, Tutta linea. guarda. No Lei, comment. Guarda, siamo a dieta. Appunto. Cioè, siete solo Appunto, voi che dobbiamo state stare mangiando. Vediamo ora quando arriva il piatto com'è. Grazie. Grazie mille. A voi. No, meno male che eri a dieta. Ma no, È tutta scena. È tutta scena. È vuoto il piatto. È stretta la È fondina. stretta, Guarda. vedi come è stretto. Sì, fate le foto, fate le foto. Buon appetito. Buon appetito. Spazietto per il dolce, tiramisù casero. Io a un certo punto dico... Beccate fragranze di reato anche a te. Non si vede l'inquadratura, non è mio. Con limoncello? Sì, È buono. con metà bicchiere tanto così di liquore e il resto limone. Ah, A noi ci Com'è? piace. Buono, buono. si fa mangiare. Sì. L'assaggio può portare la fortuna. Sì, sì. L'assaggio passabile va bene, è passato. Passiamo alla porzione intera. Serata conclusa, siamo tornati in casetta su quattro ruote. Ringraziamo Thomas e Nadia che ci hanno invitato alla cena. Gli abbiamo augurato un buon rientro che comunque ci devono avvisare appena arrivano in Svizzera, che loro abitano là. Noi sono le 10, direi che tra poco andiamo a Nanna perché alle 4:30 c'è la sveglia, che alle 5 si parte direzione Bologna a ritirare il cambio. Ringrazio anche Michele e Roberto che ci hanno permesso tutto questo, sia che ci hanno fatto conoscere questa officina, che poi vi dirò anche il nome perché sono veramente bravi e persone valide, e sia perché ci hanno permesso di non affittare una macchina ma usarla loro per fare tutto questo. Non smetteremo mai di ringraziare chi ci ha supportato, ci aiuta, e anche tutti voi nei commenti che ci aiutate. Vi auguriamo una buona notte da tutto lo staff di Casa su Quattro Ruote, Pippo compreso. Ora lo mettiamo a fare la nanna, anche a lui l'abbiamo fatto uscire 10 minuti. Bernice fa la pappa. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti, sono le ore 4:56, le 5 del mattino. Si parte direzione Bologna, andiamo a ritirare il cambio. Dai! Buongiorno. Passata la metà del tragitto, sosta pipì, briochino, caffettino, Ci vuole. siesta Per e poi svegliarsi. si riparte per svegliarci. Giusto? Sì. Guarda che bello quel cambio. Viola e giallo flu. Che bello. Beccata sempre fragranze di reato. Guarda che ti goccia tutto, guarda. Mamma mia, quei bambini. Non è mia questa, la sto tenendo un signore. Ah, ok. Io ho bevuto tutti i caffè che ci sono qua sopra. Siesta fatta, caffè brioche, si riparte. Ora via. Destinazione Tecnotrasmissioni. Speriamo di raccomandarveli che il lavoro l'abbiano fatto come si deve, perché se no Facciamo le... sono cavoli loro. Anche perché ci sto lasciando un rene, quindi appunto. che il lavoro sia fatto alla perfezione, Anche perché qua... come lavorangelo. appunto, stavo dicendo io. Arrivati. Introdurre il biglietto. Un attimo. Cos'è che è lui? Entrati a Milano Sud,
Uscita Modena Sud. Modena Sud, la bellezza di 13,50 Dare la euro. carta al lettore o introdurre una carta, una tessera o Ora manca 17 minuti e siamo arrivati. Tutti i vostri amici frollo, gli altri vostri amici follower con tutte le telecamere che ci guardano. Grande fratello. Che cosa potremmo fare? con Grande fratello. Sarebbe male. Non è brutto dire. Pagano. Quasi quasi ci pensiamo, facciamo del male. Arrivati da Tecnotrasmissioni. Primi. L'edificio lì dietro. Cancello ancora chiuso. Sono le 7:43 e aprono alle 8. Meglio in anticipo che in ritardo. Penso che siamo i primi clienti dell'ultimo giorno di settimana. Spaccamaroni. Con quello che ci lascio, spaccamaroni un cavolo. Sì, vabbè, poi gliel'abbiamo detto che saremmo venuti presto. Vabbè, Vabbè. ci vediamo dopo appena aprono. Proviamo a entrare dentro a vedere se non ci sbattono fuori. Il cancello lì è aperto, vediamo. Ecco il nuovo morto. Avete fatto un lavoro fatto bene? Ok. No, anche in pratica. Abbiamo anche... Noi riproviamo. Ah, ok. Bambino caricato. Qua c'è la sua garanzia con la targhettina. È stato anche riverniciato tutto esternamente. C'è da caricare solo l'olio, ma ha lasciato il bigliettino. Ho preso già anche l'olio. E qui c'è, pesa una tonnellata, tutto il sacchetto di tutto quello che hanno cambiato, sincronizzatori, cuscinetti, praticamente è stato rifatto completamente. Se qualcuno ha bisogno di cambio di cose varie, affidatevi a Tecnotrasmissioni, sono stati velocissimi, ho rotto le scatole per averlo in tempi record e ci sono riusciti, ed eventualmente se serve spediscono anche all'estero, perché mi raccontava di un altro signore con il camper che era in Francia, gli si è rotto il cambio e gliel'hanno spedito. Io purtroppo non c'era il cambio già pronto del mio modello, quindi ho dovuto aspettare, se no si faceva l'intercambio. Raccomandati, Tecnotrasmissioni. Ora ripartiamo, 250 km ci aspettano, il meccanico anche per montarlo, e che vada tutto bene. Siamo partiti via Martiri Artioli per 1,5 km. per il rientro. Alla fine il costo della riparazione totale del cambio con un anno di garanzia 1.400 euro più IVA. E non sono spiccioli, però fatto in tempi brevi, fatto completamente il cambio con un anno di garanzia, i prezzi erano quelli, perché ne avevo trovato uno a 1.200 usato, Più IVA, era 1.200 più IVA, usato da demolizione 150.000 km. con 150.000 km, che sai assai come lo trovi, quindi sinceramente ho preferito spendere gli stessi soldi, cioè nel senso non è che ho speso alla fine tanto di più, Sì. però almeno cioè il cambio è nuovo, è rimasta solo la carcassa esterna vecchia, però è un pezzo di, cioè nel senso quella non è che si rovina, ecco. Loro l'hanno testata, hanno detto che è perfetto e ora poi lo testiamo noi, insomma, ma c'erano quei chilometri. Sì, ci vuole adesso. Adesso Sì. Abbiamo tutto nuovo. Il motore l'abbiamo fatto 3-4 anni fa nuovo, la turbina è nuova, iniettore nuovo, alternatore nuovo, motorino d'avviamento nuovo, il cambio Pinotti nuovo, vari nuovi. pinotti vari nuovi. Oramai non c'è più niente di vecchio. Ragazzi, chi volesse casa su 4 ruote in vendita, camper a chilometri zero, è vecchio di immatricolazione ma è nuovo praticamente, Sì, c'ha tutti quindi i pezzi nuovi. 75.000 euro, tutti cash, tutti in grano uno sull'altro, e vi diamo casa su 4 ruote, così com'è. Così com'è. Pure con le mutande sporche da fare alla lavatrice personalizzate. No, non lo venderemo mai più casa su 4 ruote. Oramai con tutti i soldi che ci abbiamo speso Non direi ne vale la pena. Non ne vale più la pena. E più che altro, anche se veramente arrivasse uno, è una cosa impossibile. Guarda Ferrari, questo è testa rossa. Grande. Oh, saluta, ce n'è mica solo te il testa rossa. Fa un bagno. Scorbutico. Mamma mia, t'ho suonato, ho alzato il dito. Dicevo, arrivasse uno che mi dice te ne do 40, che sarebbe pagato, ma anche 50. Cioè, arriva e mi dice ti do 50.000 euro. Non glielo do. Ma non perché
è il mio, sono il più figo, sono il più bello. Perché mi dai 50.000 euro, cosa compro? In primis devo andare, o compro un camper nuovo, cioè quasi, perché 50.000 non ce lo compri neanche un camper nuovo. Però ammesso e concesso che lo troviamo, e non lo trovo con un impianto elettrico come c'è il mio, cioè nel senso, quindi... Vabbè, con quei soldi lì, sì. Quindi anche che mi dassero 50.000 euro non ci farei niente, nel senso dovrei comprare un altro mezzo già un po' datato, rischiare di incorrere di nuovo agli stessi problemi e spendere soldi per rifare impianto elettrico e via dicendo. Quindi ci teniamo casa sua. ci teniamo per ascolto. E gomme nuove, freni nuovi. Facendole in breve. È tutto nuovo ormai, gomme, freni, moto, tutto. Ammortizzatori. Ammortizzatori, le balestre, tutto. Sì, siamo in mutande di tela. C'ho più un euro in tasca. Non io. abbiamo più un euro. Però vabbè. il camper è nuovo, perfetto in La bolla. casa è a posto. Abbiamo investito nella casa. Quest'anno è andata così, speriamo che un altro anno vada meglio. Speriamo. Ora Destinazione camper, meccanico. casa. Meccanico. Como, sì. C'è stato un momento di disagio, è venuto giù un cielo nero che neanche si vedeva fuori, quindi non abbiamo fatto tempo a riprendere perché dovevamo arrivare di corsa dal camper perché se iniziava a grandinare era un problema. Adesso è uscito un sole che spacca le pietre. Grandinato. Aveva fatto 4 grandinette e però ha piovuto tanto, c'è stato vento forte. Niente, ora facciamo pranzo perché i ragazzi stavano finendo 2 lavoretti, ma iniziamo oggi pomeriggio alle 2 a montare il cambio così almeno siamo tranquilli, abbiamo tutto il pomeriggio. E niente, ora mangiamo e poi aspettiamo le 2, tanto è l'1, tempo che mangiamo arrivano i ragazzi, buttiamo dentro il camper e andiamo avanti. Ho già scaricato il cambio, gli ho riportato la macchina ai signori, è tutto a posto, dobbiamo aspettare le 2, mangiamo ora. Avete ragione, non vi abbiamo fatto vedere il pranzo perché abbiamo la testa in panico, in palla, vogliamo finire di risolvere questa situazione di sto cambio, stiamo aspettando le 2, è l'1:30, abbiamo mangiato al volo un piatto di pasta di trofie al pesto, ora ci facciamo un caffè, sono forse le 2 meno qualcosa, che ora? 13:34, è l'1:30, l'1:35. Quindi siamo, scusateci, ma abbiamo questo tarlo da concludere e Non è piccolo. la testa va sempre ovunque. Non è un tarlo piccolo perché comunque ora il cambio è revisionato, è tutto ok, ho fatto vedere i ricambi ai meccanici, mi hanno detto che hanno fatto un buon lavoro perché hanno cambiato anche l'albero primario perché era lacerato, era rovinato dal cuscinetto a rulli che si era sbancato e aveva rovinato un po' la sede, mentre tanti non lo cambiano, buttano sui cuscinetti nuovi e va finché va e se ne fregano, invece ti hanno messo l'albero nuovo senza ne rettificarlo niente, quindi il lavoro del cambio è ok, la frizione e il volano sono ok, sono nuovi lì, però finché non è montato e non è messo in moto, non è provato e testato che tutto vada a regola, io c'ho il tarlo qua dentro e poi mi lamento che mi vengono le micranie, avete ragione, però è la nostra casa, è il nostro tutto, ci sta. Quindi ora caffettino per rilassarci un po', ci vuole una camomilla, Ci vuole 10. ci vuole una camomilla per il caffè. Tanto Pippo trova il petrolio, scava. Cosa c'è, l'oro amore lì? Vai, Che boom, bravo, boom. amore, portacene tanto di oro che ci serve. Ha trovato il pozzo con l'acqua, mi sa. sto cercando i cosi, verdi, certo. Esaurito. Camper dentro l'officina, lì c'è il cambio che si sta finendo di montare, i pezzi che vanno esterni, frizione nuova, volano, tutto, ora si va sotto il camper e si monta. Vamos. Cambio montato, già che c'eravamo abbiamo fatto anche cambio olio e filtro, così è tutto in regola. Abbiamo già messo in moto, ora andiamo a fare un giro di test e siamo a cavallo. Tutto dovrebbe essere finito a buon fine, ma l'ultima prova è il test su strada. Test fatto, il camper è in perfetta forma, abbiamo fatto il test su strada, tutto funziona regolare, non ci sono più rumori. Nome dell'officina, Can-Chan, sono officina autorizzata Iveco, però nel nostro caso, anche se è un Ford, hanno fatto lavoro senza problemi. Super raccomandato, sicuramente non c'è bisogno della nostra pubblicità perché un'officina che lavora bene ha lavoro già di per sé,
però li pubblicizziamo perché comunque si sono comportati bene, hanno lavorato bene, ci hanno dato la possibilità di rimanere qui a fianco con il camper nonostante il problema, e non è da tutte le officine. Vi ringraziamo di cuore, speriamo di rivederci la prossima volta per un caffè o una pizza, e non perché ci sia un cambio da cambiare, però se ci troviamo in zona e abbiamo qualche problema, punto di riferimento, bandierina piazzata qua. Ora ci muoviamo perché io mi devo fare anche la doccia, sono in stati pietosi, e poi ci vediamo dopo. Siamo partiti, abbiamo caricato tutta l'attrezzatura che c'era da caricare e avevo lasciato lì in casa di Roby. Ora ci abbiamo messi in moto, ci stiamo muovendo, direzione Paradiso. Paradiso? Città. Ah, ok, perfetto. Destinazione Paradiso, 29,3 km fatti, KO.